Ciao ragazzi, sono Loribart. Oggi volevo farvi vedere come potenziare i freni della vostra mountain bike facendo una piccola modifica. Se non siete soddisfatti dei vostri freni della vostra mountain bike perché frenano poco, l'unico rimedio secondo me è aumentare il diametro del disco. Normalmente le mountain bike escono con i dischi da 160 di diametro, mentre noi potremmo aumentare, diciamo, la forza frenante con un disco più grande di diametro da 180. Quando si percorrono dei percorsi un po' più tecnici, un po' più difficili, un po' più in discesa, quando sentite che la vostra bici ha una potenza frenante non sufficiente, vi consiglio di almeno montare un freno anteriore a disco dal diametro più grande, quindi da 180. Per montarlo è molto semplice, occorre una chiave estrattore e un kit di freno disco in base al vostro freno. In questo caso ho un freno disco idraulico Shimano e vado a montare un disco freno della Shimano. Vediamo il kit, quindi il disco da 180 mm, la sua ghiera di fissaggio che va qui e l'adattatore per spessorare, diciamo, la pinza più indietro, perché chiaramente il diametro del disco è più largo, quindi dobbiamo spostare la pinza più indietro e quindi abbiamo bisogno di questo adattatore insieme alle sue viti che sono leggermente più lunghe per arrivare sulla forcella. La differenza si vede, quindi mettiamo il disco da 160 sopra quello da 180, possiamo vedere la circonferenza più grande, sicuramente darà una frenata più potente e più modulare. Nella mia mountain bike elettrica vorrei aumentargli un po' la potenza frenante, perché un po' il peso della bici, perché è elettrica, quindi al motore più la batteria, più a me piace scendere veloce. Aumentando questo disco freno ti aumenta sicuramente la sicurezza e il divertimento. Come potete vedere il disco che monta di serie è un 160, adesso vediamo come modificarlo con un 180. Qui abbiamo la nostra ruota col disco da 160, per smontarlo occorre questa chiave che metterò il link in descrizione, si aggancia così e si svita in questa maniera, ok, questa è la ghiera, si sfila il disco e lo sostituiamo con il disco da 180. Non ha posizione, quindi lo potete mettere come volete, quindi l'incastro e tutti i dentini zigrinati in questa maniera. Poi ci mettiamo la sua ghiera dedicata insieme al disco, lo avvitiamo. Come potete vedere qui indica lock 40 Nm, quindi praticamente se avete una chiave dinamometrica è consigliata per avere un serraggio corretto di questo dado, altrimenti lo facciamo ad occhio senza esagerare, quindi il tiro deve essere abbastanza serrato. Quando vedete che più o meno fa questo scatto è ok. Questo adesivo indica di non inserire dita in mezzo al disco quando gira, cioè praticamente dicono di non mettere il ditino in mezzo al disco quando gira, perché sennò si taglia come una salsiccia, è chiaro, cioè, è normale, no? Ho rovesciato la mia bici per farvi vedere meglio il montaggio del freno. Questo anellino di plastica, mi chiedono tutti che cos'è, serve per una sicurezza in caso si svitano dei viti di fissaggio della pinza, quindi serve a evitare che si allentano con le vibrazioni. Allentiamo la nostra pinza con una chiave da 5. Come potete vedere le vite del 160 sono più corte rispetto al 180 perché ci deve stare anche l'adattatore. L'adattatore ha un verso, come vedete c'è scritto up, quindi vuol dire che deve stare dalla parte alta della pinza. Quindi noi adesso abbiamo la forcella rovesciata, non deve essere montata così, ma chiaramente deve essere montato in questa maniera. Le sue viti, una rimane più lunga, una più corta, quindi potete vedere che questo ha più spessore rispetto a quello più basso, quindi quella più lunga la andiamo a mettere dove c'è più spessore, qui. Ok, adesso avvitiamo un pochino senza serrarle fino in fondo perché dobbiamo regolare la pinza, quindi lasciamo questo gioco per regolare la pinza dopo con la ruota montata. Inseriamo la nostra ruota, stiamo attenti a mettere il disco tra le due pasticche freno, così, ok. Ora montiamo il suo perno passante o sgancio rapido che sia dalla ruota, quindi la fissiamo. Per centrare bene la pinza sul disco teniamo premuto con un piede la leva, così,
In questa maniera la pinza è centrata perfettamente e noi andiamo a serrare piano, senza spostare la pinza, le due viti di serraggio. Una volta che hanno preso, lasciamo il freno e serriamo bene. Ok, il nostro disco è montato, non striscia, quindi è a posto. Possiamo andare a vedere se ora frena più di prima. Spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial sul freno a disco. Mi raccomando, mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale se non ancora non l'avete fatto, e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi! Mamma mia che giornata oggi, bello, si sta da Dio Riccione, venite Riccione, yeah!